Ciao ragazzi, io sono Francesco Saviano di 3D Skill Lab. In questo video vedremo la differenza tra assi globali e assi locali con Blender. Qui nell'header della 3D Viewport la Transform Orientation è impostata per default su Global. Questo significa che saremo in grado di eseguire le trasformazioni degli oggetti presenti nella 3D Viewport lungo gli assi globali X, Y e Z. Gli assi globali rappresentano gli assi fissi del 3D World di Blender. L'asse X sarà da un lato all'altro, l'asse Y da dietro a fronte e l'asse Z da sotto a sopra. Questi assi rimarranno sempre gli stessi e qualsiasi tipo di trasformazione che faremo nella 3D Viewport dei nostri oggetti seguiranno l'orientamento globale. Se premiamo G e X, l'oggetto si muoverà lungo l'asse globale X, G e Y si muoverà lungo l'asse globale Y, G e Z si muoverà lungo l'asse globale Z. E questo vale anche per la rotazione e la scala. Ogni oggetto 3D possiede i propri assi locali. Questi sono assi non fissi e possiamo vedere gli assi locali degli oggetti andando qui in Object Properties, nella scheda Viewport Display, spuntare Axis. Quando un oggetto viene ruotato, la direzione del gizmo locale corrisponde alla rotazione dell'oggetto rispetto agli assi locali. Quindi diciamo che ruotiamo questo oggetto su Z e con G e X proviamo a spostarlo su X. Vedete che lo stiamo spostando ancora sull'asse globale. Quindi per spostarlo sul suo asse locale X dobbiamo cambiare la Transform Orientation in Local e in questo modo possiamo spostare l'oggetto sul suo asse locale. Riportando la Transform Orientation qui in Global, possiamo anche spostare l'oggetto sul suo asse locale premendo 2 volte X. Vedete? Quindi GX una volta sposterà l'oggetto sull'asse globale, GX 2 volte sposterà l'oggetto sull'asse locale. Questo ovviamente vale anche per gli altri assi e per le altre trasformazioni di rotazione e di scala. Facciamo qui un esempio. Diciamo che voglio ruotare questa maniglia e se la ruoto sull'asse X globale con RX sicuramente non sarà questa la rotazione corretta da fare, mentre posso ruotarla sull'asse locale X premendo R 2 volte X e in questo modo posso ruotarla in maniera corretta. Quindi questo è tutto per quanto riguarda gli assi globali e gli assi locali con Blender. Possiamo notare che sono presenti altri tipi di Transform Orientation, tra cui Normal, Gimbal, View, 3D Cursor, di cui discuteremo in un altro momento. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Grazie ragazzi, alla prossima!